Questi sono i Beatles nel 1965, sorridenti, incoscienti, felici, ben saldi sulla coffa di una nave che viaggia a vele spiegate verso il nuovo mondo, come ebbe a dire John Lennon. Ma la realtà è diversa. Dietro quelle pose iconiche si nascondono già le radici di un male insanabile che corroderà la band. Non si tratta di incomprensioni personali o di divergenze artistiche. Si tratta di soldi, tanti soldi, soldi che in gran parte saranno gettati al vento assieme al controllo del più lucroso catalogo musicale della storia. Stiamo per tuffarci nella complessa struttura finanziaria dell'impero Beatles. Siete pronti? Eravamo dei ragazzini di Liverpool che volevano solo suonare. Firmavamo qualsiasi pezzo di carta ci mettessero davanti. Non ci rendevamo conto che stavamo dando via la nostra vita creativa a persone come Dick James, che poi avrebbero venduto tutto al miglior offerente. Con queste parole, Paul McCartney descriverà negli anni 90 il buco nero che si celava dietro la gestione economica dei Beatles. Un sistema largamente inefficiente, la cui genesi, come vedremo, si deve alla rapidità con cui il quartetto si impose sui mercati di tutto il mondo, ad errori di valutazione e alla rigidità del sistema fiscale inglese. Ma andiamo con ordine, perché il bassista di Liverpool dimentica, non casualmente, di fotografare un altro problema: l'enorme sproporzione in termini di ricavi tra gli autori dei pezzi, in un primo tempo solo Lennon-McCartney, e gli altri due membri del gruppo. È questo uno scoglio che alla lunga porterà i Beatles alla dissoluzione, alimentando per anni faide interne e rancori. Ma come nacque? E soprattutto, perché? Al netto del carisma, il motivo principale per cui un'oscura band di Liverpool balza in pochi anni agli onori della cronaca è il talento autoriale dei suoi membri, o meglio, di alcuni dei suoi membri. Dopo una lunga gavetta nei più infimi club di Liverpool e Amburgo, i Beatles compiono il grande salto sotto la gestione di Brian Epstein. L'improvvisato agente mette ordine nella loro immagine, che si fa rassicurante e family friendly, e costruisce una struttura giuridica di base, la prima partnership beatlesiana del gennaio 62. Alla batteria c'è ancora Pete Best, tra i firmatari dello storico accordo. A proposito, mi raccomando, se vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, sulla struggente figura di Pete Best e su come nacque il mito dei Beatles, non puoi perdere la mia serie in 4 episodi che documenta l'intero processo. Mi raccomando, trovi i link in descrizione. Ma torniamo a noi. La partnership è priva di autonomia patrimoniale, il che significa che di eventuali debiti rispondono i partner con le loro risorse personali. Si tratta di rischio calcolato. In quel momento i proventi dell'attività sono modesti e si riferiscono principalmente ai compensi per le scritture al cavern. Ma il grande obiettivo è un contratto discografico. Dopo un provino andato male alla Decca e contatti infruttuosi con altre etichette, Epstein trova la chiave di volta quando si accorge che Lennon e McCartney non sono dei semplici esecutori. Nel tempo hanno iniziato a scrivere pezzi imitando lo stile del loro idolo Buddy Holly e dei gruppi emergenti della Motown. Sarà proprio il piccolo catalogo messo insieme dal duo a fungere da esca per l'industria musicale. E sì, perché in quel momento gli autori sul mercato sono pochi e i cantautori ancor meno. Quella del songwriter è una skill fortemente apprezzata perché fa entrare nell'equazione produttiva le edizioni musicali. Il vero business discografico si basa proprio sul music publishing, ossia sulla gestione dei diritti d'autore relativi a musica e testi. Mentre un esecutore puro si limita a trarre profitto dalle sue performance, un cantautore crea valore. I testi e la musica che scrive producono nuova ricchezza passiva a ogni passaggio radio o TV, a ogni disco venduto, a ogni cover, a ogni spot. È per questo che Armour & Beechwood, l'editore musicale interno alla EMI, si interessa nella primavera del 62 ai brani scritti da Lennon-McCartney e fa di tutto affinché la casa madre offra un contratto discografico ai Beatles. Il grande obiettivo industriale non è la band in sé, ma il suo motore creativo. Un motore che in quel momento è azionato unicamente da John Lennon e Paul McCartney. Con l'apporto di George Martin, i Beatles rilasceranno prima un singolo e poi, nel 63, l'album Please Please Me, che contiene, accanto a diverse cover di altri artisti, i primi brani originali della band. È l'inizio della spaccatura tra le due metà della compagine beatlesiana. Da una parte gli autori Lennon e McCartney, detentori dei diritti sulle composizioni, nonché asset pregiati per l'industria, dall'altra Harrison e il nuovo batterista star, meri esecutori. Una spaccatura che presto si trasformerà in una voragine.
Il successo arriva ai Beatles fin dalle prime uscite e la vetta della classifica viene raggiunta già a inizio 63 col singolo originale Please Please Me di Lennon-McCartney, ma una rapida occhiata al retro dell'LP omonimo ci fa capire che negli ultimi mesi è cambiato qualcosa. Sebbene il prodotto sia a marchio EMI, Ardmore & Beechwood pubblica solo Love Me Do e P.S. I Love You. Escluse le cover, che ovviamente fanno riferimento ad editori diversi, gli altri 6 originali Lennon-McCartney vengono rilasciati da Dick James Music. Cos'è successo dunque negli ultimi mesi del 62? A quanto pare Epstein è rimasto insoddisfatto del modo in cui Ardmore ha promosso il primo singolo del gruppo, Love Me Do. Su consiglio di George Martin si è quindi rivolto a Dick James, un editore indipendente, che lo ha persuaso a legare il futuro del catalogo Lennon-McCartney alla sua etichetta di publishing, la Dick James Music. A impressionare Epstein è stata la facilità con cui l'editore londinese è riuscito a procurare ai Beatles un passaggio televisivo nazionale. Ma il successo fenomenale del primo disco, che frutta moltissimo in termini di royalty meccaniche e di performance, convince James e Epstein a tentare un esperimento del tutto innovativo, una società di edizione dedicata esclusivamente alla gestione del catalogo Lennon-McCartney, la Northern Songs. Il modello è rivoluzionario e punta a motivare la coppia di songwriter attribuendo loro una rilevante quota della nuova società. La Northern Songs è infatti partecipata al 50% da Dick James Music, al 10% da Brian Epstein tramite NEMS e per il restante 40% in parti uguali da Lennon e McCartney. Come se non bastasse, i proventi del contratto di publishing stipulato dai due giovani autori con Northern Songs vengono incanalati in un'altra società, la Lenmac, di cui i nostri sono soci paritari al 40%, con un 20% residuo in mano ad Epstein. Questo significa che, per la prima volta nella storia, i creatori di un catalogo musicale si fanno editori di se stessi, seppure insieme a dei soci industriali. Ovviamente questa mossa approfondisce il solco tra Lennon-McCartney e il resto del gruppo, totalmente escluso dalla nuova società. Se i ricavi dei concerti, dei diritti master o del merchandising vengono distribuiti in parti uguali tra i 4 membri della band, Starr e Harrison sono completamente esclusi da tutti gli introiti di publishing, i più consistenti e succosi. Così, per ogni disco venduto, Starr e Harrison ricevono solo una piccola frazione dei diritti master concessi da EMI per contratto, mentre Lennon e McCartney, oltre a questo introito, ne ottengono altri, giacché trovano posto in tutti i passaggi della catena del valore. Come performer hanno titolo ai diritti master, come autori ai proventi del contratto stipulato con Northern Songs tramite Lenmac, come soci di Northern Songs a quota parte dei profitti della società di publishing. La sproporzione è clamorosa e, nel tempo, inizia a logorare i rapporti tra i 4. A farne le spese è soprattutto Harrison, che sviluppa ben presto una propria sensibilità autoriale e decide di costruire una sua etichetta di publishing, Harrison's. Paradossalmente, questa mossa lo svantaggia ancora di più, perché ogni canzone di Harrison in un album dei Beatles significa, sotto il profilo del publishing, uno slot in meno per il sistema Northern Songs e uno in più per Harrison's. Ecco spiegato perché il talento compositivo di George faticò a imporsi e sbocciò solo nella fase finale del decennio, quando la situazione divenne così caotica da revocare in dubbio il monopolio della Northern. Northern, a cui lo stesso Harrison dedicò un pezzo fortemente critico, Only a Northern Song. È solo l'inizio della fine. Ma nell'ottobre del 1964, proprio mentre i Beatles sbancano gli Stati Uniti, la situazione si aggrava ulteriormente. Dalle urne elettorali del Regno Unito emerge infatti un responso inaspettato. I laburisti di Harold Wilson strappano la vittoria sui conservatori e i liberali per soli 4 seggi. Considerando le comuni radici nella working class di Liverpool, è probabile che sulle prime gli stessi Fab Four abbiano festeggiato, ma l'idillio non deve essere durato poi molto. Il Regno Unito si trova in un periodo di transizione. L'impero ormai non c'è più e la spesa pubblica dilaga. Dal 1948, con il varo del Servizio Sanitario Nazionale ad opera di un altro governo laburista, quello di Clement Attlee, gran parte del budget statale è destinato ai servizi assistenziali, il cosiddetto welfare state. Ci sono poi il programma nucleare, la marina, che per questioni di prestigio non può essere ridimensionata troppo, e molto altro. In poche parole, Londra spende da gigante qual era, ma incassa da media potenza qual è diventata. E Harold Wilson, che non vuole rinunciare a rinnovare le infrastrutture e a inseguire il progresso tecnologico, sa bene dove colpire. Già nel 1965 riesce ad approvare il Finance Act, una vera e propria stangata per chi percepisce redditi alti.
Il sistema fiscale inglese, già abbastanza rigido, diventa una trappola senza scampo. Il principio è semplice e convincente: tassare la rendita finanziaria alleggerendo il carico sui redditi da lavoro. Ma i modi sono un tantino brutali. Il Finance Act introduce una tassa al 30% per il capital gain, ossia il profitto derivante dalla vendita di un asset finanziario, in luogo della totale esenzione fiscale prevista dal regime precedente. I redditi delle società di capitali vengono tassati al 40% con la corporation tax, mentre la surtax, un'addizionale progressiva che colpisce chiunque superi le 2.000 sterline di reddito annuale, vede aumentare le proprie aliquote, con la massima che raggiunge il 55%. Per chi come i Beatles incassa più di 15.000 sterline, tutto questo significa un'eccedenza colpita con aliquota complessiva del 95%, derivante dalla somma tra lo standard rate del 40% e la surtax del 55%. Un vero e proprio inferno fiscale che per i più ricchi assume i contorni dell'esproprio proletario. Brian Epstein si mette subito in moto per capire come salvare i suoi assistiti dalla tempesta, ma, come vedremo, la toppa sarà peggiore del buco. Scartata l'ipotesi di uno spostamento di residenza presso le isole della Manica, ai Beatles rimane solo la strada dell'arbitraggio fiscale. L'arbitraggio fiscale è una strategia che punta a sfruttare le differenze tra sistemi fiscali o tra opzioni di reddito. Nel Regno Unito di Wilson i dividendi azionari sono tassati fino al 95%, mentre il capital gain solo, si fa per dire, al 30%. Dunque la soluzione è trasformare il flusso finanziario in stock, i dividendi azionari in capital gain. Lennon e McCartney dovranno evitare di ricevere proventi da Northern Songs e Landmark, lasciare che il loro valore aumenti e, al momento buono, venderle in tutto o in parte. Questa operazione produrrà un capital gain tassato al 30% in luogo del 95% previsto per i redditi finanziari ordinari, con un risparmio fiscale secco del 65%. È con questi obiettivi in mente che nel 1965 Northern Songs viene quotata in borsa. È la prima volta che una società di edizioni musicali, per di più trainata da due soli autori, offre le proprie azioni al pubblico. Il successo è strabiliante e il profitto per i soci di Northern, tra cui Lennon e McCartney, è altissimo, ma soprattutto tassato solo al 30%. Quotare in borsa, però, significa vendere una parte della propria quota azionaria al mercato. All'esito dell'operazione, le partecipazioni di Lennon e McCartney, già minoritarie, vengono ulteriormente diluite per far posto al cosiddetto flottante, agli investitori privati. Il prezzo del risparmio fiscale consiste dunque per i due artisti in una pesante riduzione del controllo esercitato su Northern e, di conseguenza, sul loro stesso catalogo. Ma in questo momento si tratta di una preoccupazione secondaria. Lennon e McCartney sentono il peso di un intero ecosistema che vive e si sviluppa sulle spalle del loro talento compositivo. Un talento che ormai produce hit a ciclo continuo non più solo per i Beatles, ma per artisti come Cilla Black, i Badfinger, i Dakotas e perfino i Rolling Stones. Ci mettevamo al lavoro dicendo: bene, adesso scriviamo una piscina, dichiarerà Paul McCartney molti anni dopo. Ma per scrivere piscine e garantirsi un tenore di vita altissimo a dispetto di un sistema fiscale oppressivo e di soci come Dick James, bisogna passare dalle cessioni. Nell'anno successivo i due songwriter fanno il bis vendendo Landmark a Northern Songs. Altro capital gain e altro enorme profitto tassato solo al 30%. Da tutto questo, è bene ribadirlo, continuano a rimanere esclusi Starr e Harrison, trattati sostanzialmente come junior partner. Mentre i Beatles si trasformano artisticamente e aprono alla sperimentazione, i problemi si moltiplicano. Poco prima dell'inaspettata scomparsa, Epstein partorisce l'ennesima idea. Se i ricavi da publishing sono gestiti tramite Northern, con tutte le complicazioni già viste, quelli relativi alle altre attività sono divisi equamente tra i 4 componenti. Il gettito del merchandising finisce così in una società creata ad hoc, la Beatles Limited, mentre quello dei film e delle royalty master confluisce ancora nella vecchia partnership del 62, ossia un'entità priva di autonomia patrimoniale che espone i soci al meccanismo della surtax al 95%, un meccanismo che George Harrison motteggerà con la sua celebre Taxman. L'obiettivo a lungo termine di Epstein è quello di spostare i ricavi master dalla partnership a una nuova società, la Apple Corps, affinché vengano tassati solo al 40%, l'aliquota prevista dalla corporation tax, e possano essere investiti in ottica di futuri capital gain.
Apple Corps nasce dunque con una struttura complessa. Da una parte la casa discografica, con cui i Beatles pubblicheranno gli album dal doppio bianco in poi. Dall'altra tutta una serie di business collaterali, dai negozi all'elettronica, usati per investire i proventi dell'attività musicale e mantenerli artificialmente dentro Apple. Ma già nel 1967, con la morte di Epstein, tutto inizia a crollare. Le nuove divisioni di Apple sono in perdita e le relazioni tra i membri del gruppo si incrinano definitivamente, complici il crescente disinteresse di Lennon e l'esplosione di Harrison, che firma alcuni dei pezzi migliori dal 68 in poi, imponendo una crescente presenza di Harrison nel comparto publishing del gruppo. L'annus horribilis è però il 1969. Dick James, sfruttando la confusione generale e senza alcun preavviso, vende la propria partecipazione in Northern Songs alla ATV di Lew Grade, realizzando un profitto da manuale nell'ordine dei milioni di sterline, oltretutto tassato solo al 30%, perché è un capital gain. La ATV è una delle principali emittenti private inglesi, con interessi nel mondo dello show business musicale. Visto che sei qui, ho un piccolo time out. FK è un canale che analizza le dinamiche dell'industria culturale dal punto di vista dei suoi protagonisti, ma anche di chi ne è rimasto ai margini. Se ti iscrivi troverai periodicamente analisi, monografie e video sui grandi temi dello show business, ma anche sulle sue zone d'ombra. Il tutto in una veste rigorosa ma informale. Insomma, art, media, trash and other oddities, come recita il nostro slogan. Se vuoi supportarmi, non esitare a iscriverti, a commentare e a condividere i video con persone che pensi possano apprezzarli. Se poi vuoi addirittura incoraggiarmi con un po' di hype, grazie mille. E ora proseguiamo. Con l'ingresso di un socio così potente, la posizione di Lennon e McCartney si fa ancora più precaria. Prima da soli e poi con l'aiuto di Alan Klein, storico manager dei Rolling Stones ingaggiato dai Beatles proprio nel 69, tenteranno di fare un'offerta per riacquisire il pacchetto di controllo di Northern, offerta bloccata dai veti incrociati dei membri del gruppo, che ormai sono dei separati in casa e si azzuffano su tutto. È proprio il fallimento di quest'ultimo disperato tentativo di acquisizione e la conseguente vendita delle residue quote da parte di Lennon e McCartney, a proposito, altro capital gain, a determinare la reazione a catena che fa deflagrare il gruppo. Certo ci sono i problemi interni, l'invadenza di Yoko Ono, la sempre maggiore insofferenza di Harrison e Starr, ma alla fine il vero punto di non ritorno è proprio questo. Nei fatti, tutto il sistema è diventato un guscio vuoto. Un catalogo dal valore inestimabile, costruito in quasi 10 anni di attività, risulta saldamente in mano altrui. I ricavi live sono pari a zero perché è dal 1966 che i Beatles non si esibiscono più. Le attività collaterali di Apple Corps sono in perdita. Insomma, nel decennio successivo, i Beatles dovrebbero praticamente ricominciare da zero. Decideranno di farlo da soli, ognuno per suo conto. Il 31 dicembre del 1970 Paul McCartney chiede la risoluzione giudiziale della partnership originaria, quella sottoscritta nel 62 subito dopo la sostituzione di Pete Best con Ringo Starr. È la fine di un'era. La Apple continuerà a vivere e, nonostante le infinite battaglie legali con l'omonima compagnia di Steve Jobs, si trasformerà in una macchina pubblicitaria perfetta al servizio di tutte le uscite discografiche successive. Invece i 4 ex-Beatles, ormai impegnati nelle rispettive carriere soliste, continueranno a scappare dal fisco britannico per tutti gli anni 70. John Lennon lo farà fisicamente, trasferendosi in un baleno negli Stati Uniti dove purtroppo troverà la morte nel 1980. Harrison e McCartney invece faranno tesoro dell'esperienza e cercheranno di investire il denaro guadagnato rinviando sine die la percezione di ulteriori profitti. Il primo, come Pink Floyd e altri artisti inglesi coevi, si darà al cinema con la Handmade Films e diventerà il principale finanziatore dei Monty Python, producendo pellicole come Brian di Nazareth e diventando, nei fatti, il mecenate di Terry Gilliam. Il secondo costruirà un piccolo impero del publishing con la McCartney Production, impegnandosi ad acquisire il catalogo editoriale dei suoi artisti preferiti, tra cui Buddy Holly e Carl Perkins. Ma proprio da qui nasce l'ennesima beffa. Nei primi anni '80 un Michael Jackson in rampa di lancio scopre i segreti del business musicale proprio grazie a Paul McCartney. La vera ricchezza è nel music publishing. Se mantieni il controllo sulle canzoni che hai scritto, sei in una botte di ferro. Volendo, puoi anche acquistare quelle di altri, confida Paul al padre del moonwalk, che subito ribatte. Allora comprerò le tue. Quella che a prima vista sembra una battuta di spirito si tramuta in profezia nel 1985,
quando Jackson, forte di un successo inarrestabile di incassi da record, acquista ATV Publishing e con essa Northern Songs. D'altronde lui è esploso nell'America reganiana e, a differenza dei Beatles, non ha subito espropri. È lo smacco definitivo, un vero e proprio furto. D'ora in poi sarà Michael Jackson a decidere se Yesterday può essere presa in licenza per un film o uno spot e a incassare gran parte delle royalty di sincronizzazione. Almeno fino agli anni 90, quando il tutto finirà sotto l'ombrello della Sony. Una storia assurda, figlia di un successo troppo grande da gestire e di norme fiscali punitive. E dire che sarebbe bastato poco ai Beatles. Giusto un altro decennio di sofferenze e poi a salvarli sarebbe arrivata Margaret Thatcher coi suoi tagli fiscali. In fin dei conti, i cantori della contestazione e della controcultura, naufraghi sull'isola del terrore laburista, sarebbero stati ben lieti di salire sulla scialuppa di salvataggio guidata dalla Lady di Ferro.